Liftoff. We choose to go to the moon. How is it cloudy in the TV? Oh, it's beautiful, Mike. It really is. Il mio nome è Dr. Michio Kaku, M-I-C-H-I-O, sono professore di teoria fisica qui all'Università di New York e il mio ultimo lavoro è Fisica nel futuro, un bestseller del New York Times. E gli studenti non hanno mai messo in discussione le domande sulla Terra, il principio di Copernico, non hanno mai chiesto dove viene speso il denaro, dovrebbero fare queste domande in questa alta educazione. Che cosa ci dice? Che cosa ci dice su questo? Personalmente penso che dobbiamo chiederci sempre tutto, prima di tutto perché abbiamo avuto questo crash nel 2008 e perché la gente non fa semplici domande. Le domande semplici sono: perché la proprietà del valore del denaro continua a salire? Perché va su e poi giù? Nessuno fa queste domande. Si tratta di semplici domande e al momento trilioni di valore del dollaro semplicemente svaniscono perché nessuno pone domande semplici. Qualche volta le domande semplici sono le domande più difficili, perché vanno alla radice del problema. A volte non rispondiamo a questi semplici quesiti perché avremmo un sacco di problemi. Il principio di Copernico, che ha preso il nome dopo che Niccolò Copernico ha stabilito che la Terra non si trova in una posizione favorita o in una posizione centrale. Bisogna sempre chiedere agli scienziati le loro fondatezze. Beh, nel momento che non c'è un fisico non c'è e non ha più il senso. Cosa hanno fatto? Ops, c'è almeno il 95% delle cose che non sappiamo. E che cosa hanno scoperto? Assolutamente nulla. Come ha detto Carl Sagan, viviamo su un pianeta insignificante, di una stella errante, persa in una galassia celata in qualche punto nascosto dell'universo, dove esistono molte altre galassie che persone. Perché chiamiamo il principio di Copernico o il principio cosmologico o il principio di mediocrità? Si condensa tutto nella stessa cosa. Non siamo nulla di speciale. Tutti noi siamo nati con innato bisogno, tutto cablato dentro di noi, per rispondere alla domanda: chi siamo? Da dove arriviamo? Che significa tutto questo? C'è stato un inizio e prima dell'inizio, sapete, c'è stato un creatore. La cosmologia solitamente è un soggetto che si sfalda qualcosa là fuori fra la filosofia e la metafisica. All'inizio la cosmologia era veramente una materia intensa, speculava sull'universo. Ma oggi pensiamo di avere la teoria di tutto il creato, la teoria di tutto, il sistema del mondo. È sempre stato il sogno degli scienziati e di primi filosofi e teologi essere in grado di descrivere una completa e consistente realtà. Nel libro della Genesi, Dio dice ad Abramo: guarda lassù e dimmi quante stelle ci sono, se riesci. Questo è stato l'inizio della fede e l'inizio della scienza. All'inizio erano tutte e due la stessa cosa. Era una supposizione naturale per il motivo che il mondo antico, il fatto di vedere il movimento del cielo centrato su noi. A Stonehenge, vicino a Salisbury in Inghilterra, possiamo vedere le rovine di quello che chiamiamo il primo vero osservatorio astronomico, realizzato con una terra fissa al centro, come punto di vista attorno al quale gira il firmamento. Se immaginiamo noi stessi in piedi su un mondo fisso ad una latitudine di 51 gradi durante l'estate, il cerchio del Sole sembra si alzi verso il nord, verso il polo nord, offrendoci giornate lunghe nel periodo estivo. Durante il corso dell'anno, il circolo del Sole nasce e tramonta a 23,4 gradi. Le stelle ed il nostro mondo possono essere descritte da questo diagramma.
Tolomeo definì questo sistema col mondo al centro. Questo sconcertante avanti ed indietro dei pianeti, come si vede dalla Terra, lo attribuì ad una serie di epicicli differenti ed equidistanti. L'ipotesi generale a quel tempo era che la volta celeste si muoveva in circolo perfetto e l'edizione di Tolomeo con i suoi epicicli disturbava le nozioni di metafisica. Per ironia, il problema del sistema tolemaico è che ha una particolare caratteristica, nella mia opinione. Dopo le grandi scoperte fatte dagli antichi, aveva i pianeti che si muovevano su quello che disse non uniformemente. Ha rotto la tradizione consacrata che tutto si muoveva ad una velocità uniforme, in un cerchio perfetto. Fu forzato a fare questo perché la sua teoria, che all'inizio aveva questa proprietà, non possedeva dati. Nel nostro caso dobbiamo tenere a mente che se guardiamo le pitture sulla cosmologia medievale, non si vede solo la Terra ed i pianeti, ma la sfera esterna, oltre il paradiso. Pertanto la Terra era considerata essere ferma rispetto al cielo, col rispetto per il trono di Dio. Per 1500 anni il sistema tolemaico è stato usato come base di astronomia per i calendari ed ha funzionato abbastanza bene. Ma esisteva chi detestava il suo allontanamento dal puro ed uniforme movimento circolare, ritenuto perfetto ed appropriato per i corpi celesti. Fra questi c'era Niccolò Copernico. Copernico odiava questo e Copernico si accinse a smontare la grande scoperta del sistema tolemaico. Mentre lavorava al servizio del Papa Leone X per migliorare il calendario giuliano, Copernico concepì di presentare le fondamenta della modernità stessa, l'idea che la Terra si muove. Il principio di Copernico è una dinamite teologica che noi non siamo per nulla paragonati allo splendore dell'universo. Non tutti furono persuasi da Copernico. I grandi astronomi del tempo, Tycho Brahe, sviluppò un nuovo modello geocentrico. La Terra occupava il centro, i pianeti ruotavano attorno al Sole ed il Sole orbitava la Terra. Tycho Brahe è stato un grande eroe non riconosciuto perché fece innumerevoli osservazioni molto accurate, molto precise per un lungo periodo. Tycho Brahe impiegò un assistente, Giovanni Keplero, nel 1600. Keplero, lavorando sul suo proprio sviluppo del sistema di Copernico, aveva bisogno delle osservazioni di Tycho, ma Tycho si rifiutò di condividerle. Quando Tycho morì improvvisamente e misteriosamente nel 1601, Keplero si occupò delle osservazioni di Tycho usandole per sviluppare il suo proprio sistema. Le grandi vedute di Keplero erano che il Sole doveva giocare un grande e significativo ruolo nel movimento dei pianeti. Essi seguono un percorso ben definito, lo sappiamo di certo. Come possono farlo sulla Terra? Come fanno a muoversi? Disse, il Sole in qualche modo li fa girare attorno. E questo è quanto suppose, che il Sole ruota e possiede una specie di raggiera che in qualche modo li tiene legati attorno. Nel sistema di Keplero il Sole si trovava al centro, mentre i pianeti si muovono in ellissi, non uniformi. Le ellissi con i due fuochi permisero di comprendere gli epicicli di Tolomeo equidistanti. Fu un tentativo brillante per dimostrare la non uniformità del movimento, secoli prima di Keplero. Tuttavia, una volta che il concetto della non uniformità venne introdotto, tutti questi sistemi possono essere mostrati geometricamente identici. Per ampliare la famosa legge di Keplero sul sistema del movimento planetario, Isaac Newton nel 1687 pubblicò il suo Principio Matematica. Questo lavoro, molto influente in tutta la storia scientifica, presentò la teoria di Newton, quella della forza di gravità universale, il primo e ancora il più grande tentativo di realizzare un vero sistema del mondo. Quando arrivò Newton con la sua teoria nel tardo 600,
Da molte persone è stato ritenuto che egli aveva risolto tutta la situazione imparata dalla buona scelta fra Copernico e Tycho e le sue conoscenze di meccanica. Quello che Newton diceva era che sia Copernico che Tycho potevano sbagliarsi perché né il Sole né la Terra potevano essere al centro del sistema solare o del nostro universo, ma ha bisogno di guardare al centro della massa o cose di quella natura. Newton introdusse l'idea di uno spazio e tempo assoluti. Qualcosa che riguarda lo spazio è che il concetto più importante è come un pezzetto di questa stanza, una struttura rigida in cui possiamo dire sensibilmente che le cose si muovono in direzione diritta. La teoria di Newton si basa sull'idea di uno spazio assolutamente assoluto, attraverso il quale si possono vedere oggetti che sono in movimento. Il suo famoso esperimento del secchio è stato progettato per mostrare che il movimento non è relativo, ma deve accadere in uno spazio assoluto. Newton ed il secchio sospeso pieno d'acqua in una stanza in Cambridge, quando avvolse il secchio attorno e continuò a tenerlo alla fine con la fine della corda tutta attorcigliata ed il secchio d'acqua a livello nel secchio, lasciò andare il secchio iniziò a girare e la forza centrifuga la fece salire sul perimetro del secchio. E Newton con questo provò che la concavità della superficie dell'acqua non può essere spiegata dal moto relativo, perché quando il moto relativo fra la parete del secchio e dell'acqua era forte, l'acqua era piana e quando la fermò e non esisteva moto relativo, la concavità era grande, era importante. Newton convinse che tuttavia doveva esserci uno spazio assoluto che ci permette di affermare che il movimento non è relativo. Newton non provò il meccanismo, provò il comportamento di oggetti nel campo gravitazionale. Non ha mai tenuto in conto che cosa causava quel campo. Nonostante in generale si pensa che Newton ha provato che la Terra ha un movimento assoluto, questo non significa che la prova soddisfi tutti. Il fisico Ernesto Mach offrì una spiegazione alternativa. Secondo il principio di Mach, la Terra poteva essere considerata il perno centrale dell'universo. Il fatto che l'universo orbiti attorno alla Terra creerà le identiche forze che noi abitualmente attribuiamo essere il movimento terrestre. L'idea di Mach ha influenzato fortemente l'ultimo sviluppo sulla teoria della relatività. Il principio di Mach dice che possiamo avere esattamente gli stessi effetti sia che la Terra ruoti nell'universo, sia che la Terra stia fissa e l'universo ruoti. Il movimento è relativo, tutti gli oggetti nell'universo devono muoversi uno con l'altro. Il principio di Mach è perché noi osserviamo un movimento relativo, così quando inizi a parlare del movimento assoluto significa che importi un principio metafisico dentro il sistema. Mach ha una convinzione assoluta che il movimento deve essere relativo. Ha detto che non ha nulla a che fare con la rotazione della Terra relativo o assoluto. Lo spazio è Terra e stelle in rotazione relativa. Esiste una rotazione relativa fra la rotazione relativa stessa che non si può dire misurando forze centrifughe e forze iniziali. Se ruotiamo o se l'universo ruota vedremo lo stesso effetto, non importa quello che si vuole. Possiamo tornare indietro e guardare questo punto di vista secondo Tolomeo o Copernico. Alla fine del XIX secolo, il trionfo del sistema di Copernico sembrava completo. Solo un piccolo dettaglio aveva schivato l'esperimento. I fisici del tempo, incluse le famose equazioni di Maxwell sull'elettrodinamica, si basavano sul fatto che lo spazio era pieno di sostanza e l'etere dove passava la luce e dove si propagavano altre onde elettromagnetiche. Ma in tutti i tentativi per misurare il movimento della Terra attorno al Sole attraverso quest'etere, paradossalmente risulta una velocità apparentemente pari a zero. Si è portato in scena un'apparecchiatura per uno dei più grandi eventi nella storia della fisica, l'esperimento Michelson-Morley. 1887, esperimento Michelson-Morley. Se la Terra si muove attraverso l'etere e una specie di vento etereo viene creato sulla superficie della Terra, un raggio di luce proiettato direttamente nel vento etereo ci si aspetta che si muova più lentamente di una luce proiettata attraverso l'etere.
Se proiettiamo dei raggi ad una distanza conosciuta e li ricomponiamo, ci aspetteremo che le due onde saranno fuori fase di un certo valore che ci dirà la distanza di quanto si sono mossi. Se la Terra si muove nell'etere, tutte e due le onde andranno in una direzione relativa a noi, dovrebbero viaggiare ad una velocità differente rispetto ad una direzione differente. È come se ci trovassimo su un fiume veloce e nuotassimo lungo la corrente, nuoteremo molto più velocemente rispetto alle righe, anziché nuotare contro la corrente. L'esperimento Michelson-Morley è stato fatto per misurare la velocità della luce in una direzione rispetto ad un'altra, per vedere quanto veloci ci muoviamo attraverso l'etere, ma si scopre che una direzione è uguale all'altra. Michelson-Morley non può misurare alcun effetto dell'orbita terrestre, anche se si assume che a quel tempo si poteva influenzare la velocità della luce. L'esperimento fallì, quello di riuscire ad individuare i movimenti della Terra verso o contro l'etere. Il problema era serio. Nonostante fossero proposte varie soluzioni, alla fine la scienza ha dovuto affrontare una scelta, o liberarsi dell'etere o ammettere che la Terra non orbita il Sole. Fu Albert Einstein che fornì la soluzione, quella che attualmente forma le basi della nostra fisica, chiamata la teoria della relatività. Per quelli che pensano che hanno divulgato termini come etere, non esiste alcun etere là fuori. Esiste un movimento relativo fra gli oggetti. Si racconta che non esiste alcun etere, si pongono le basi della teoria della relatività di Einstein dicendo che non c'è etere, la luce viaggia sempre alla stessa velocità, non importa verso quale direzione, anche se è emessa da una sorgente in movimento o da una sorgente fissa. Quindi, come ha fatto Einstein? Una prima spiegazione proposta dal fisico Hendrik Lorentz ha suggerito che le misurazioni dei percorsi fatte sulle apparecchiature di Michelson-Morley sono state compresse dall'etere nella direzione del movimento, sufficienti per farle apparire come fossero fisse. Lorentz ha detto bene. Il collegamento si sarà contratto leggermente per apparire uguale, anche se non lo è. Credo che questa interpretazione è ancora corretta, ovvero che esiste una contrazione sulla lunghezza. Era vicino alla corretta spiegazione rispetto ad Einstein e le sue ultime teorie. Einstein ha eliminato l'etere come causa, dicendo che era semplice principio della natura. Gli oggetti si muovono in uno spazio vuoto, si contraggono in lunghezza, diminuiscono nel tempo del movimento e la loro massa aumenta sempre nelle stesse proporzioni conosciute, come la trasformazione Lorentz. In ordine di mantenere il principio di Copernico, la lunghezza, il tempo e la massa degli oggetti in movimento vengono alterati. Questa è l'essenza della speciale teoria di Einstein. È stato tutto un esperimento. Si sono molto delusi perché non furono in grado di rilevare il movimento della Terra attraverso l'etere. Lo stesso Michael era estremamente amareggiato per non riuscire a farlo. Il fatto di non riuscire a misurare niente fu una sorpresa per molte persone. Una delle notevoli conseguenze nell'adottare la relatività è che ogni argomento avanzato precedentemente da Galileo per provare che la Terra si muove attorno al Sole bisognava abbandonarlo. Questo punto è stato fatto da Einstein nel libro che ha pubblicato nel 1938. La lotta violenta di quei primi giorni di scienza fra la visione di Tolomeo e Copernico diventa senza senso. Si può usare anche un sistema coordinato con giustificazioni uguali. Le due frasi, il Sole è fermo e la Terra gira attorno, o il Sole si muove e la Terra è ferma, significa semplicemente che due convenzioni differenti concernenti due differenti sistemi coordinati. Ma se Einstein è in errore, abbiamo un problema con tutte queste filosofie della Terra pari a zero, rimangono incontrastate e non qualificate. Condizioni come questa implicano che occupiamo un'unica posizione nell'universo, analoghe come le antiche concezioni di una Terra al centro. Questa ipotesi non può essere smentita, ma non è benvenuta e verrebbe accettata solo come ultima risorsa in ordine di salvaguardare il fenomeno.
Tuttavia rifiutiamo questa possibilità. La posizione non benvenuta di una posizione favorita va evitata a tutti i costi. Una posizione così favorevole è intollerabile. Non potrò mai credere in un universo che si espande perché ha un valore sbagliato della costante Hubble. La costante Hubble. Il presunto ritmo di come si è creato lo spazio è che le galassie si allontanano uno dall'altra in una teoria di universo che si espande. È uno dei più importanti numeri della cosmologia, perché una volta che sappiamo come una galassia allontana milioni di anni luce quando si muove da noi, i fisici possono stabilire quanto tempo fa eravamo insieme. Ma questo lascia il punto focale non risolto. C'è bisogno di una nuova idea. Friedman arriva con l'idea del modello che si espande, ma che ha questa proprietà paradossale come un genio asinotropico che dice che tutto appare uguale dappertutto e tutto è uguale in ogni direzione, dappertutto, e tuttavia dal nostro punto di vista sembra che tutto si espanda via da noi. Le persone che credono nell'espansione dell'universo sostengono che è come un muffin con dentro l'uvetta, esattamente come richiede il principio di Copernico. Immaginate una torta nel forno con l'uvetta. Come l'impasto cresce, i chicchi si allontanano uno dall'altro, esattamente come le galassie si allontanano uno dall'altra come sulla superficie di un pallone. Se sei abbastanza grande ed osservi, e ovunque osservi, si espande allo stesso ritmo da un punto. La relatività ci dice che in presenza di una massa l'energia si può curvare lo spazio dinamico, può curvarlo, espanderlo, contrarlo. È uno dei grandi graal della cosmologia. Infatti, la ragione per cui sono entrato nella cosmologia, all'inizio come un piccolo fisico, era per determinare in che tipo di universo viviamo, perché il fatto che l'universo si curva significa che può esistere in 3 differenti forme, quali chiusa, aperta o piatta. Il punto è sperimentare, possiamo semplicemente speculare su tutto quello che vogliamo, su questo nostro universo, ma il risultato è che si deve guardare ai dati. I dati dimostrano che l'universo sembra essere notevolmente piatto, e come arrivi ad un universo piatto da un Big Bang? Bene, una possibilità è il rigonfiamento, infatti è la via più semplice per arrivare ad un universo piatto. Rigonfiamento, una ipotesi che possa avere l'universo. Fin dall'inizio un'espansione estremamente rapida, un'espansione esponenziale che oltrepassa il limite della velocità della luce, stabilito dalla speciale teoria della relatività, è il risultato di uno spazio che è piatto ed omogeneo. Arriviamo al tallone delle scoperte dell'Hubble. Osservazioni durante la metà del XX secolo mostrano che le galassie a spirale non sembrano obbedire alla legge di gravità. Molti decenni fa abbiamo incontrato un problema così grande che fu spazzato sotto il tappeto per molti decenni. Il fatto è che le galassie girano troppo veloci. Noi crediamo nel lavoro di Isaac Newton, perlomeno su una scala planetaria, ma quando si applica la legge di Newton sul movimento delle galassie, la galassia ruota troppo rapida, 10 volte più veloce. Le galassie per legge dovrebbero schizzare via. Tuttavia gli scienziati dicono che abbiamo la materia oscura, un alone di materia oscura che avvolge le galassie e le tiene tutte insieme, queste galassie. Materia oscura. L'ipotesi di questa materia è stata introdotta per consentire la convenzionale teoria della gravità e spiegare le anomalie osservate nella rotazione delle galassie dell'espansione. Fra l'1 e il 3% dell'universo è tutta la materia di quello che riusciamo a vedere, mentre il 97% dell'universo è materia che non possiamo vedere. Questa materia oscura che domina la nostra galassia, pensiamo che virtualmente sia costituita da nuovi tipi di particelle alimentari, differenti da quelle di cui voi e me siamo fatti. E cosa hanno scoperto? Assolutamente niente. Zero. Quello che disturba un po' è che dopo 50 anni non abbiamo ancora scoperto che cos'è la materia oscura, ma d'altra parte non significa che non esiste, ma che è più difficile trovarla di quello che pensiamo. Se sospendiamo l'energia gravitazionale ed ogni galassia si allontana da noi a zero, ci hanno imposto attraverso la scienza, con le loro osservazioni, ci hanno imposto la loro visione del mondo che è il loro sistema di credo religioso. Il problema della cosmologia è che continuano a inventare teorie da sparviero, nel tentativo di spiegare dati quali rigonfiamento, materia oscura, energia oscura e così via, solo per rattoppare le teorie.
L'energia del vuoto, la materia oscura, come viene chiamata, è il più grande mistero di tutta la creazione. Energia oscura, una forma ipotetica di energia che permette un'espansione accelerata dell'universo. Nessuno sa cos'è l'energia oscura. Ci sono migliaia di persone che cercano di mostrare con i documentari che cos'è questa energia. La necessità di integrare entità inosservabili quale la materia oscura e l'energia oscura, la teoria del Big Bang, sembra indicare che esiste qualcosa di sbagliato nelle ipotesi fondamentali. Nel nostro universo abbiamo due grandi teorie. Dio in qualche modo ha una mano destra ed una sinistra. La teoria del grande è la teoria del minuscolo. La teoria del grande è la relatività. Ci mostra i buchi neri, Big Bang, le cose che possiamo vedere ad occhio nudo nello spazio. Poi c'è la teoria quantistica, la teoria dell'atomo. Ora l'unione fra le due è quello che fa fallire tutto. Se dividiamo questi due giganti e decidiamo la relatività per la grande e la quantistica per la piccola e siamo in grado poi di riunificare tutte queste cose insieme, c'è una crisi nella cosmologia. Il campo della teoria quantistica è che esiste una grande quantità di energia nel vuoto. Se facciamo una semplice applicazione mentale sull'attività generale della relatività, la quale dice che l'universo accelera ad incredibili numeri di magnitudo rapidi più di quanto è. Nella scienza, se sei sbattuto fuori da un fattore da 1 a 10, si dice che è orribile. Se qualcosa non funziona con la teoria, cosa accade al fattore 10? Nella cosmologia siamo fuori da 10 a 120 quantum. Questi sono 1, 100 spaventosi 0 da aggiungere. Si tratta della più grande mancata corrispondenza fra la teoria e gli esperimenti nella storia della scienza. Recentemente alcuni teorici hanno proposto che il bisogno dell'energia oscura può essere distribuita. La possiamo distribuire col principio di Copernico. C'è un punto importante qui, perché se dite ok, fermiamoci qui per un minuto e supponiamo che l'energia oscura non esiste, la sfilza di dati è corretta, è quello che osserviamo. Ma cambiamo il modello, diciamo ok, supponiamo per un minuto che l'universo non è omogeneo. O, mettiamolo in un altro modo, supponiamo che l'universo non segue il principio di Copernico. Vediamo se possiamo fissare esattamente gli stessi dati senza l'energia oscura. E la risposta è sì, possiamo. Se riteniamo che la Terra si trova in una posizione speciale vicino al vuoto, siamo in grado di rappresentare tutte le osservazioni senza la necessità dell'energia oscura. Questa è la descrizione dell'universo che in qualche modo si trova vicino al centro locale, un universo sferico simmetrico, ma quando si applica questo tipo di modello si adatta senza l'energia oscura. Quello che voglio dire è che questo è un possibile modo alternativo di cui abbiamo bisogno da guardare. Dobbiamo allontanarci dai principi di Copernico e che l'uomo non conta nulla, dalle molecole all'essere umano. Questa è una posizione di fatto per un proposito speciale. L'uomo può gestire se stesso in una luce differente rispetto al fatto di essere un semplice e caotico grumo. Secondo la cosmologia del Big Bang, il futuro appare scolorito. Inoltre, l'universo mantiene questa espansione per sempre e alla fine resterà senza energia e la vita morirà, oppure ricollasserà nuovamente e tutto morirà comunque. Le due lezioni di cosmologia che amo dare alle persone. Una: prima abbiamo pensato di essere insignificanti, adesso siete completamente insignificanti. Tutti i nostri drammi umani e tutto il resto sono molto più rilevanti di quanto arriva dal cosmo. E il futuro è miserabile. Queste sono le due cose che ho imparato. Uno non può essere così pessimista. Quello che è speciale è che la consapevolezza è così potente e così forte da creare. Questo è il principio definitivo dello stesso universo. Se noi abbiamo un significato ed esiste qualcosa di speciale per quanto riguarda la nostra casa, questo pianeta, questi concetti hanno tremende implicazioni e dobbiamo focalizzare i nostri impegni come assistenti alla creazione che abbiamo. Esiste sempre una rivoluzione che arriva alla scienza, perché la scienza è necessariamente provvisoria, non può decidere l'affermazione finale perché non sa nulla, non può esaminare quello che succede nei 4 angoli dell'universo. 1, 0,
choose to go to the moon.